Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Poi vi chiedo un aiuto, diciamo, ecco così. Se potete per favore commentare qui sotto nel video con l'icona del sole, quindi aprite la tastiera, selezionate il sole e commentate con l'icona del sole. In questo modo aiutate il mio canale a crescere e soprattutto a far capire a YouTube che in una forma il video vi è piaciuto e quindi diceva, lui capisce che se questo vi è piaciuto allora ha messo il sole, allora lo proponiamo un po' di più a tutti quanti e in questo modo aiutate il mio canale a fare un pochino più di visualizzazioni. Quindi, adesso che avete commentato con l'icona del sole, possiamo parlare dell'argomento di oggi. Moltissime persone mi hanno scritto nei commenti sotto i video per dirmi che qualche tempo fa si erano trovati le domande bloccate. Ovviamente stiamo parlando dell'assegno di inclusione, se non addirittura le domande respinte e giustamente mi chiedevano come fare per capire e soprattutto come muoversi in questi casi. Ebbene, ho fatto delle ricerche, sapete che cerco sempre di tenervi aggiornati e informati su tutto quanto e vi posso dire che pare proprio che si possa richiedere il riesame della domanda dell'assegno di inclusione che è stato respinto. Diciamo subito che in realtà non esiste una vera e propria data di scadenza, e meno male, che vale per tutti, e ripeto meno male, ma di questo a questo punto ne parlo un pochino più avanti nel video, perché prima vi dico questo, vi devo dire questo. In caso di domanda respinta, il richiedente o percettore può chiedere il riesame alla sede INPS di competenza della propria zona. Quindi questo vuol dire l'INPS, la vostra città, provincia, vabbè, regione no, comunque città o provincia. Ma prima di tutto cosa bisogna fare? Intanto bisogna capire perché è stata respinta la domanda. Quindi, per capirci, dovete vedere il motivo per cui la domanda non è stata accettata dall'INPS e vi assicuro che le motivazioni possono essere veramente tante. Successivamente, quindi in seguito, dovete provvedere a cercare di risolvere il problema o le eventuali mancanze che ha richiesto l'INPS e successivamente si può richiedere all'INPS di effettuare dei nuovi controlli. Ora vediamo il discorso della data di scadenza. Come vi ho detto prima, non esiste in realtà una data precisa che vale per tutti quanti, ma come ha specificato l'INPS nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024, quindi di qualche mese fa, il richiedente può presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, quindi della vostra città o della vostra provincia, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione di questo esito, oppure in alternativa può presentare ricorso giudiziario. Però sul discorso del ricorso giudiziario la vedo molto lunga come questione, anche perché c'era gente anni fa addirittura con RDC, se vi ricordate, che ci faceva ricorso, sì, però doveva mettere avvocato, tempi, raccomandate, spese, insomma era una menata. Quindi diciamo che secondo me la cosa migliore è cercare di capire che cosa vuole l'INPS e cercare di risolvere il problema in una via un po' più spicciola, ecco. Comunque, se volete maggiori informazioni sullo stato delle domande accolte, respinte, in evidenza, in sospensione oppure sospese, basta che cercate su internet il messaggio 684 del 14 di febbraio, ovviamente sul sito internet dell'INPS, e lì dentro potete trovare maggiori informazioni. Poi, prima di concludere, vorrei ricordarvi anche un paio di cosine. Primo, l'INPS riconosce e paga l'assegno di inclusione a quei nuclei che presentano la
richiesta, che sottoscrivono il patto di attivazione digitale, quindi stiamo parlando del PAD, e la cui domanda ha avuto esito positivo, tra cui anche un ISEE sotto la soglia economica e anche la situazione del nucleo familiare aggiornata, oltre ovviamente a tutte le altre clausole per poter richiedere e prendere l'assegno di inclusione. E secondo, ricordatevi che sul sito internet dell'INPS, ovviamente perché riesce ad accedere a internet, ancora meglio con un computer anziché col telefonino, perché questi telefonini sono tanto comodi, ma hanno questo schermo grosso così, che già solo per muovere le cose è un casino, quindi ancora meglio con un computer, c'è scritto se la pratica è stata inviata alle poste. Quindi dal sito internet dell'INPS capite se è stato inviato tutto quanto alle poste. Quindi o sì o no. E poi dovete controllare se c'è la disposizione e poi la rendicontazione, perché finché non c'è la rendicontazione non possiamo sapere se effettivamente i soldi arriveranno oppure no, perché finché c'è la disposizione un conto, ma quello che interessa a noi è la rendicontazione. Poi a questo punto, una volta verificato tutto quello, allora diciamo che a questo punto rimane veramente inutile chiamare il centralino telefonico dell'INPS, perché bisogna controllare con la posta, perché una volta che l'INPS dà in mano i soldi alle poste, sono le poste che poi hanno i vostri soldi e li devono gestire e li devono pagare. Quindi bisogna controllare con le poste prima di tutto, perché essendo loro che hanno in mano i vostri soldi, sono loro che... Quindi mi raccomando, una volta che avete la rendicontazione, vi ho spiegato, dovete chiamare le poste oppure andarci di persona. Vi armate di santa pazienza e andate a chiedere direttamente all'ufficio delle poste. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!